Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme uno straordinario pane di semola rimacinata di grano duro. Il procedimento è semplice e spiegato passo passo. Seguite il video per ottenere anche voi a casa un risultato davvero eccezionale. Prima di andare in cucina vi ricordo che il mio nuovo libro Pane, impasti e storie di vita è disponibile su Amazon e potete acquistarlo cliccando sul link che trovate sotto il video. Ed ora andiamo in cucina e mettiamoci all'opera. Per realizzare il nostro pane abbiamo bisogno di semola rimacinata di grano duro che ha 12,5 grammi di proteine, acqua fredda di rubinetto, sale e lievito di birra fresco. Come al solito tutti i pesi sono scritti in info box sotto il video. Cominciamo a idratare gradualmente la farina. Mettiamo un pochino di acqua alla volta e lavoriamo con un cucchiaio di legno. Possiamo lasciare il cucchiaio e lavoriamo così con le mani. Stiamo dando al nostro pane un'idratazione dell'80%, quindi su 500 grammi di semola rimacinata stiamo utilizzando 400 grammi di acqua. Ecco, vedete? Non c'è più farina in ciotola e quindi adesso possiamo lasciare riposare il nostro impasto in autolisi. Abbiamo utilizzato fino a questo momento 320 grammi di acqua presa dal peso totale. Ora copro con pellicola e lascio in autolisi per 30 minuti. Il nostro impasto ha riposato per 30 minuti. In realtà noi avremmo potuto lasciare riposare l'impasto da un minimo di 20 minuti fino a un massimo di 24 ore, perché l'autolisi appunto può durare da 20 minuti a 24 ore, anche se di solito non si superano mai le 6 ore. Durante questo periodo di riposo che cosa succede? Gli enzimi che normalmente sono presenti nella farina iniziano a degradare l'amido in zuccheri semplici e tutto ciò facilita la formazione del glutine. Questo processo non solo ci aiuta a migliorare la lavorabilità dell'impasto, ma riduce anche il tempo di impastamento e poi vedremo infatti durante la ricetta il perché. E preserva sempre però la struttura del glutine. L'autolisi è particolarmente indicata per impasti ad alta idratazione e questo, essendo un impasto con l'80% di acqua, possiamo definirlo proprio un impasto ad alta idratazione. Adesso noi dobbiamo sciogliere il lievito nella quantità di acqua che abbiamo lasciato da parte. Il lievito è ben sciolto e adesso lo aggiungiamo gradualmente al nostro impasto.
Io aggiungo acqua e lievito in 4 volte durante questa fase. Logicamente io sto lavorando a mano, ma se vorrete potrete lavorare con la planetaria. Rispettando comunque il procedimento e l'inserimento degli ingredienti. A questo punto possiamo aggiungere il sale. Lavoriamo per un paio di minuti, così in ciotola, e poi lasciamo riposare il nostro impasto. Due minuti sono passati e sono più che sufficienti. Adesso copro la ciotola con la pellicola e lascio riposare l'impasto così sul piano di lavoro a temperatura ambiente per 20 minuti. Trascorso il breve riposo, siamo pronti per fare il primo giro di pieghe in ciotola, le cosiddette pieghe stretch and fold. Mi inumidisco una mano, prendo l'impasto, lo tiro e lo faccio ricadere verso il centro. E il primo giro di pieghe è terminato. Copro con pellicola e lascio riposare ancora per 20 minuti. Siamo al secondo giro di pieghe. Ripetiamo esattamente la stessa cosa. Mi bagno bene una mano, prendo l'impasto, lo tiro e lo lascio ricadere verso il centro. Abbiamo fatto tutto il giro, copriamo ancora con pellicola e attendiamo ulteriori 20 minuti. Dopo i primi 2 giri di pieghe vediamo già che l'impasto, guardate, è pieno di aria e ha iniziato a crescere. Guardate le bolle, vedete? Adesso dobbiamo laminarlo sul piano di lavoro inumidito con acqua. Dobbiamo avere entrambe le mani bagnate e cominciamo ad allargare il nostro impasto. L'abbiamo steso per bene e adesso dobbiamo richiuderlo.
Eccolo qui, bello, gonfio, pieno pieno di aria. Adesso ungiamo con olio extravergine di oliva un contenitore e ci trasferiamo il nostro impasto. Guardate, dopo 2 ore e mezza di lievitazione che cosa abbiamo ottenuto. Adesso mettiamo semola sul piano di lavoro e ci rovesciamo l'impasto. È un impasto a dir poco splendido e adesso lo chiudiamo. Così abbiamo dato una sorta di preforma. Ora un pizzico di semola sulla superficie, lo lasciamo così scoperto a temperatura ambiente per 15 minuti. Dopo 15 minuti possiamo formare il nostro pane. Lo giriamo così. Pieghiamo un piccolo bordo e poi facciamo questo lavoro e a questo punto arrotoliamo. Dobbiamo aiutarci con la spatola perché, come potete vedere, l'impasto è davvero molto idratato. Adesso dobbiamo trasferire il nostro pane su una placca foderata con carta da forno. Io ho dato la forma del filone, ma se volete potete anche formare una pagnotta. Adesso non ci resta che attendere gli ultimi 15 minuti. E adesso, prima di cuocere il pane in forno, dobbiamo incidere la superficie. E adesso cuociamo il nostro pane in forno ventilato preriscaldato a 250 gradi per i primi 10 minuti. Poi abbassiamo la temperatura a 230 gradi e cuociamo ancora per 10 minuti. Infine abbassiamo a 200 gradi e lasciamo cuocere per 18-20 minuti fino a fine cottura. Se vogliamo ottenere una crosta più spessa e croccante, possiamo proseguire 8-10 minuti a 165 gradi con la porta del forno socchiusa. Eccolo qui, il nostro pane di semola rimacinata al 100%, profumatissimo, appena sfornato. Ora lo lasciamo raffreddare completamente mettendolo su una griglia. È ora di tagliare il nostro pane. Prima però voglio farvi vedere la doratura che abbiamo ottenuto. Guardate anche la base, vedete?
Ha una doratura davvero perfetta. Sentite la crosta. E adesso vediamo l'interno. In meno di 5 ore e utilizzando esclusivamente semola rimacinata di grano duro abbiamo ottenuto un pane a dir poco fantastico. Bene, anche per oggi è tutto. Io mi auguro che il mio pane di semola rimacinata al 100% sia stato di vostro gradimento, e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima video ricetta. Vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie video ricette con i vostri amici e a cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.